Super Mario Bros., il videogioco che è diventato simbolo dei platform game e che è conosciuto in tutto il mondo. Oggi vi andrò a rivelare 15 curiosità e segreti di questo celebre titolo della serie di Mario. Prima di iniziare con il video vi ricordo che se vi piacciono contenuti del genere potete supportarmi lasciando un bel mi piace ed iscrivendovi al canale. Pochi secondi per queste semplici azioni mi aiutano tantissimo a lavorare su nuovi video sempre di miglior qualità. Ci sono due aree segrete dove potete trovare quelli che in inglese vengono chiamati i Warp Pipes, dei tubi che vi faranno saltare interi mondi di gioco. Il primo è nel mondo 1-2. Se correte sul soffitto ed andate oltre il tubo che porta all'uscita, raggiungerete la Warp Zone. In questo luogo ci sono 3 tubi che vi porteranno nei mondi 2, 3 o 4. L'altra è nel mondo 4-2. Se correte sul soffitto ed andate oltre il tubo di uscita, troverete un tubo che vi porterà al mondo 5. Se invece trovate la Warp Zone segreta che si trova in cima ad un viticcio in un blocco invisibile, potete andare nei mondi 6, 7 o 8. Nel primo livello di ogni mondo c'è un fungovita nascosto e alcuni possono essere alquanto difficili da ottenere. Se utilizzerete Warp Zone o perderete tutte le vostre vite ottenendo un game over, non potrete più trovare questi funghi vita. Inoltre ci sono anche delle condizioni nascoste, ad esempio se non avrete ottenuto un certo numero di monete nel terzo livello del mondo precedente, il fungovita non apparirà. Alla fine di ogni castello nel quarto livello di ogni mondo c'è un Bowser da sconfiggere. Tuttavia, i Bowser dei primi 7 mondi sono degli impostori. Infatti, se Mario li sconfigge con le palle di fuoco, essi riveleranno la loro vera natura e si scoprirà come essi siano in realtà normali nemici già incontrati nei precedenti livelli di gioco. Nei livelli 2-1 e 3-1 ci sono viticci nascosti che potrete usare per arrivare sulle nuvole. Queste sono aree bonus dove Mario può salire su una nuvola in movimento e collezionare monete. Ci sono un totale di 5 viticci, tuttavia uno tra questi, quello nel livello 4-2, porta ad una Warp Zone al posto di un'area bonus. Se saltate su un pallottolo Bill nel mondo 6-3, esso si fermerà a mezz'aria. Se continuerete a saltare su di esso, vedrete apparire una linea che si estenderà verso la parte inferiore dello schermo e potrete in questo modo utilizzare il pallottolo Bill come un ascensore che va verso il basso. Quando finite un livello e l'ultima cifra del vostro timer è un 1, un 3 o un 6, verranno sparati un determinato numero di fuochi d'artificio. Questo numero corrisponderà proprio all'ultima cifra sul timer. È possibile trasformare vari nemici del gioco in Koopa rossi. Il livello migliore per effettuare il glitch è il 3-1. Innanzitutto dovete raggiungere la zona con i 3 paratrupa verdi, sconfiggerli e subito dopo colpire il Koopa verde da sotto i blocchi. Poi, appena starà per risvegliarsi, dovrete colpire nuovamente il blocco. Se ciò viene effettuato col giusto tempismo, il Koopa verde si trasformerà in uno rosso. Il glitch può essere effettuato anche nei livelli 4-1 e 6-1. In particolare, colpendo da sotto i blocchi un cupistrice mentre l'Akitu ne ha appena lanciato un altro, esso si trasformerà in un Koopa rosso. Se avrete 10 o più vite, la cifra delle decine del contatore sarà sostituita da una corona. Se ne avrete 20 o più, anche la cifra delle unità verrà sostituita da un simbolo. In particolare, dalle 20 alle 45 vite comparirà a destra della corona una delle 26 lettere dell'alfabeto, mentre dalle 46 alle 128 vite compariranno vari sprite di elementi del gioco. Inoltre, se ne avrete 128 e ne perderete una, otterrete un game over istantaneo, in quanto il gioco penserà che abbiate un numero negativo di vite. Ciò è dovuto ad un problema di overflow, in quanto gli sviluppatori non avrebbero mai immaginato che fosse stato possibile guadagnare un così alto numero di vite nel gioco.
Se su un gradino continuerete a saltare su un guscio di un cubo o di un'anella, potrete ottenere vite infinite. Provate a stare su un gradino e quando il nemico con il guscio è a un gradino di distanza, saltate su di esso. Se lo farete col giusto tempismo, potrete continuare a rimbalzare guadagnando vite infinite. È molto facile utilizzare questa tecnica nei livelli 3-1 o 7-1. Alla fine del mondo 1-2, proprio prima di raggiungere il tubo che porta all'uscita, rompete il blocco esattamente sopra di esso, stando attenti a non rompere quello più a destra e posizionate Mario rivolto di spalle alla parete. Se salterete con la giusta angolazione, attraverserete la parete arrivando alla Warp Zone. Entrando nel tubo di sinistra, il gioco vi porterà in un livello acquatico che viene indicato come mondo -1, il leggendario Minus World. Nella versione per il Famicom Disk System il design di questo mondo è differente. Il procedimento per accedervi è identico ed il Minus World apparirà come livello 1-3 ma con un gameplay acquatico. Solo che in questo caso l'acqua non è visibile ed è pieno di elementi bizzarri come degli sprite della principessa Peach a mezz'aria e di Bowser senza testa. I Martel Koopa sono senza ombra di dubbio i nemici più fastidiosi del gioco. A prima vista potrebbe sembrare che loro saltino e lancino i loro martelli dalla stessa zona. Tuttavia vi basterà attendere fermi un po' per vedere come abbandoneranno le loro postazioni e si muoveranno verso di voi attaccandovi. Gli sprite per le nuvole in cielo e i cespugli sul terreno sono gli stessi, solo con i colori cambiati. Questo è stato un ottimo trucco che ha permesso di salvare spazio sulla molto limitata capacità delle ROM dei vecchi giochi. Quando ottenete un game over non dovrete necessariamente ricominciare il gioco da capo, infatti dal mondo 2 in poi se otterrete un game over tenendo premuti il tasto A inizierete dal primo livello di quel mondo senza dover ricominciare dal livello 1-1. Questa è una tecnica poco conosciuta che permette di sparare palle di fuoco anche se siete Mario piccolo. Nel livello 1-4 assicuratevi di essere Super Mario o Mario Fuoco e fate in modo che Bowser vi colpisca nell'esatto momento in cui voi toccate l'ascia. All'inizio del livello successivo partirete come Super Mario, se raccoglierete un fungo diventerete Mario Piccolo e se otterrete un fiore di fuoco mentre siete Mario Piccolo vi trasformerete in Mario Fuoco in versione mini. Ogni volta che sparerete una palla di fuoco Mario crescerà velocemente per un attimo, mentre se verrete colpiti da un nemico diventerete di nuovo Super Mario. Una volta che Mario salva la principessa potrete iniziare una nuova avventura in hard mode. I Goomba diventeranno Nelle, tutti i nemici si muoveranno più velocemente e le piattaforme saranno più piccole. Tutte queste modifiche assieme renderanno il gioco molto più difficile. Inoltre, premendo il tasto B nello schermo del titolo potrete scegliere a che mondo giocare. Quella che avete appena visto era l'ultima curiosità riguardante il primissimo Super Mario Bros. E voi le conoscevate già tutte e 15? O siete a conoscenza di altri segreti e curiosità riguardanti questo titolo? Fatemelo sapere pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in caso non vogliate perdervi le ultime curiosità sul mondo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social, YouTube, Instagram, Telegram e TikTok tramite i link che trovate in descrizione e nel primo commento. In attesa del prossimo video sui segreti e curiosità di Super Mario Bros. The Lost Levels, ciao e buon gaming a tutti!